Ed eccoci qua a sfogliare insieme la mia boutique di novembre-dicembre 2023. Questa volta commentato. La scorsa volta ti avevo messo solamente le foto senza commentarle. Oggi lo commentiamo insieme, quindi prenditi una bella tazza di tè o una tisana e guardiamoci insieme commentando la mia boutique. Mi raccomando, iscriviti al canale, clicca sulla campanella e lasciami un commentino qua sotto per farmi sapere se ti è piaciuto questo video e se lo comprerai il giornale. In questa pagina abbiamo il cappotto, che questo qui numero 01, taglia dalla 41 alla 48, quindi veste veramente tante taglie. È molto carino perché mi piace prima di tutto il colore. Questo cappotto starà bene soprattutto se hai un fisico a clessidra o a pera, ma anche a rettangolo. Rimane a metà coscia, quindi è lungo quel tanto da allungare la figura, ha la cintura in vita, 4 bottoni che eventualmente possiamo fare anche utilizzare di un colore per esempio dorato. Per esempio questa si può fare stile marinaro. Se utilizziamo per esempio un tessuto per cappotti blu navy, possiamo mettere i bottoni dorati e già ha una struttura diversa. Poi ha delle tasche verticali nel taglio del fianchino e chiuse da una pattelletta sagomata con asola e bottone, quindi non è molto facile da realizzare questo cappotto. E diciamo che i cappotti sono sempre abbastanza difficili, quindi solo se sei pratica di cucito ti consiglio di confezionarli. Le maniche sono lunghe a 2 pezzi e la lacciatura è a doppio petto, che a me piace veramente molto. Dietro abbiamo uno sfondo piega centrale e pensa ai lati dell'incollatura. Qui abbiamo un bellissimo paio di pantaloni. Te li voglio far vedere nel dettaglio perché sono pantaloni che sono tagliati a livello del ginocchio. Cosa vuol dire questo? Che noi possiamo, sono il numero 02 prima di tutto, che noi possiamo creare io direi di non utilizzare tessuti diversi perché secondo me può diventare un po' sgradevole come struttura, però si può utilizzare un tessuto dello stesso colore, però di materiale per esempio diverso. Adesso questo per esempio è stato fatto in ecopelle, è stato foderato tra l'altro, l'ecopelle è elasticizzata, quindi conviene sempre utilizzare tessuti elasticizzati per cucire questi pantaloni. E cosa si può fare? Si può fare magari la parte superiore in tessuto, per esempio, che posso dire, di panno elasticizzato, un tessuto diciamo in lana elasticizzato e poi la parte diciamo che parte dalle ginocchia in giù la possiamo fare per esempio in un tessuto diverso, come può essere anche questo, quindi in ecopelle. Pure se non vogliamo questa parte diciamo che è tagliata, la possiamo modificare il cartamodello e farlo tutto insieme, semplicemente facendo che cosa? Unendo i due cartamodelli, cioè il cartamodello della parte superiore con il cartamodello della parte inferiore. Sono molto svasati, infatti, molto anni 70, a me piacciono molto fatti così, perché puoi indossare dei tacchi, quindi se sei bassina, ti consiglio. Perché? Perché puoi utilizzare degli stivali magari col plateau in inverno o delle scarpe col plateau in generale, quindi che ti slanciano, senza far vedere come vedi non si vede la scarpa, senza far vedere la scarpa, quindi otticamente sembrerai più alta. Ha la paramontura, non ha cinturino, quindi ha il cinturino interno cosiddetto, comunque paramontura io l'ho sempre chiamata, pens inclinate sul davanti e pens dritte sulla parte del dietro. Ovviamente lo puoi confezionare anche di un tessuto che non sia ecopelle, ma lo puoi confezionare di un tessuto che sia elasticizzato, di qualsiasi tipo, però che sia elasticizzato, un po' sostenuto, non troppo, e realizzarlo, comunque utilizzare il cartamodello, lo stesso cartamodello, realizzando dei pantaloni che comunque avranno una resa completamente diversa. K è la numero 03, va dalla taglia 40 alla 46, è di facile realizzazione, è sfoderata, è realizzata in tartan, che comunque è sempre di moda il tartan, va super super di moda. Vai a vedere su Yaya Tessuti, i tessuti di tartan, sono bellissimi, tra l'altro sono in offerta per tutto ottobre, c'è il codice sconto, ottobre 10,
ma in ogni caso se finisce ottobre non ti preoccupare perché c'è il mio codice sconto su tutto su yayatessuti.com che è Chris10 e avrai il 10% su tutte le stoffe. Dovrai inserirlo nel carrello, quindi vai a vedere perché sono stoffe meravigliose. Il collo è sciallato con motivo di linguette applicate alle spalle guarnite da bottoni, martingala posizionata alla vita del dietro, due fessure nei tagli laterali che permettono l'uscita delle braccia. Ovviamente vale lo stesso discorso di tutti gli altri cartamodelli, possiamo realizzarlo anche con un tessuto, per esempio, di lana di un altro tipo, non tartan, se non ti piace il tartan. A me piace moltissimo, soprattutto abbinato a questi bellissimi pantaloni, ci sta veramente benissimo. I pantaloni li vediamo qui, sono il numero 05, che si sposano benissimo con i colori della K e sono il numero 05 appunto, taglia dalla 40 alla 46, lina vintage a zampa realizzato in panno di lana verde. Ha la cintura in forma con passanti rimessa al punto vita, chiusa da asola, bottoni e lampo compatta sottostante al centro davanti, guarnito da 3 corte nervature. Allora, anche questo, per esempio, non è di facile realizzazione, ok? Però è un pantalone veramente che se tu sai cucire è un pantalone di una sciccheria unica. La particolarità sono queste nervature sul davanti, ha le pants poi nel dietro, che secondo me si vede già dalla modella, che vabbè è magrissima, però si vede già che arrotondano bene il sederino. Poi come vediamo ha una linea sfasata, questo vale lo stesso discorso che ti ho detto prima, che se sei bassina sono i pantaloni adatti a te perché ti permettono di indossare delle scarpe con il tacco e anche un po' di plateau e sembrare più alta. Ovviamente le puoi usare solo con le scarpe col plateau, perché se tu togli le scarpe col plateau, strisciano in terra, ovviamente, in quel caso. Quindi sono un po' più stretti al ginocchio per poi allargarsi nella parte della gamba, delle gambe. La giacchina la vediamo qui, ecco qua. La giacchina è per esperte, è la numero 04, taglia dalla 40 alla 46 ed è aderentissima, sfoderata e realizzata in maglia bielastica, quindi puoi utilizzare solamente tessuti bielastici, quindi elastici, nel senso in un senso e sia in un altro, quindi sia in larghezza che in altezza. La cintura lampo nella parte davanti, che si può quindi aprire, separabile, quindi una cintura lampo separabile, piccolo collo montante ai lati e piccole nervature posizionate verticalmente. Cioè sono queste, molto particolari, queste che sono un pochettino più difficili da confezionare. Sul davanti ai lati dell'apertura e sulle maniche, anche sulle maniche, sono le nervature, poi la cintura martingala, ecco qui, si vede qui la cintura martingala, è molto molto carino. Questo si può confezionare solo con tessuti bi-elastici. Qui abbiamo per esperte la giacca, che è questa qui, la numero 06 va dalla taglia 38 alla 44, linea aderente realizzata in tartan, anche questo elasticizzato, quindi puoi utilizzare solo unicamente tessuti elasticizzati. Mi raccomando, perché i cartamodelli, la mia boutique, sono dei cartamodelli che sono, ma la mia boutique come altri cartamodelli, cartamodelli quando c'è scritto che devi farli elasticizzati, devi utilizzare tessuti elasticizzati, non puoi improvvisarti con un tessuto che non è elasticizzato, perché il cartamodello è stato realizzato proprio perché ti possa cadere a pennello. In quel caso, se tu utilizzi un tessuto diverso, non ti cadrà bene, ti cadrà malissimo e addirittura ti potrà stare anche stretto, quindi tirare da tutte le parti. 5 asole, relativi bottoni, rever chiusi, collo ammontante, fondo arrotondato, quindi il fondo è arrotondato come possiamo vedere qui ed è una giacca molto molto bella. La manica è in lunga a 2 pezzi con spacco al fondo chiusa da asole e bottone e poi ha queste pants rotonde sul davanti, arrotondate con le tasche a filetto. Quindi è proprio per esperte. Mentre qui abbiamo sempre per esperte i pantaloni, sempre realizzati in tartan elasticizzato, che sono il numero 07, la taglia va dalla 38 alla 44, in stile jogger, realizzati in tartan. Allora, questi non mi piacciono. Non mi piacciono perché? Perché a meno che tu non sia alta, un metro almeno è 75, sono un paio di pantaloni che prima di tutto allargano la figura, perché il tartan allarga la figura, perché ovviamente è un tessuto a quadri, quindi tende ad allargare. E poi il fatto che qui
ci sia una parte più che restringe, ecco, questo chiaramente fa sembrare la gamba più corta, quindi assolutamente vietato se sei bassina. La culis con elastico nel davanti, questo è facile da realizzare. Per esperte è il cappotto, molto bello, tipo quello che ti avevo prospettato prima, quello precedente che ti ho detto, se lo fai blue navy con i bottoni dorati sembrerà proprio stile militare. A me piacciono molto stile militare ed è il numero 08, taglia dalla 40 alla 46 e rimane molto lungo, cosa che va molto di moda perché vanno di moda i cappotti lunghi quest'anno, di lana elasticizzato, anche questo. Mi raccomando, se vuoi realizzarlo, devi comprare della lana elasticizzata. Doppio petto, chiuso con 4 bottoni dorati, bellissimi. E in questo caso, allora, questo cappotto starà bene un po' a tutti i tipi di fisico. Però, se sei un tipo a clessidra, un fisico a clessidra o a pera, ti consiglio di confezionare una cintura dello stesso magari tessuto che hai utilizzato per cucire il cappotto per avvitarla, per fare in modo che il cappotto venga avvitato. Questo è un consiglio personale. Se hai un fisico invece a mela, te lo sconsiglio perché metterebbe in evidenza la pancia, invece stando dritto darà l'illusione di sembrare più magra. Lo stesso se sei un fisico a rettangolo, sì. Al rettangolo, vabbè, ti puoi permettere un po' tutto perché è il fisico da modella. Doppio petto basso, quindi, collo con ampi revers, tasche orizzontali con il profilo e patelletta, linguette poste alle spalle e abbottonate ai lati del collo e alto spacco sovrapposto nel centro del dietro, molto molto elegante. Le maniche sono lunghe a giro in 2 pezzi. Qui invece abbiamo una bellissima camicia. La camicia è la numero 09, le taglie dalla 40 alla 46, è stata realizzata in popelin elasticizzato bianco candido con allacciatura centrale davanti a cannoncino chiuso da asole e bottoni. Collo classico con solino e pensa al selo nel davanti e alle riprese sul dietro. Sprone nel dietro e taglio spalla sul davanti. Le maniche sono lunghe a giro con particolare motivo broccato da un bottone a fondo. Le maniche sono molto particolari, come vedi, hanno questo bottone che le tiene. Poi in generale è una base classica di una camicia che però rimane un pochettino più aderente rispetto alle camicie classiche, quindi ecco perché devi utilizzare i tessuti elasticizzati. E la camicia bianca non dovrebbe mai mancare nel guardaroba di una donna. Tra i 10 capi che non dovrebbero mancare nel nostro guardaroba c'è la camicia bianca. Pantalone numero 10, taglia 40-46, dalla linea a sigaretta a vita bassa in gabardine, leggermente elasticizzato. Allora, questo tipo di pantalone che rimane a vita bassa non è assolutamente consigliato a chi ha un fisico a clessidra a pera, ma è consigliato a chi ha un fisico a rettangolo, quindi non ha la vita segnata. Rimane molto molto aderente, molto carina comunque perché il modello del pantalone è molto bellino, molto. Sta soprattutto bene a chi ha un fisico a rettangolo, a mio parere, perché un fisico a mela a vita bassa non credo che sia molto comodo. La particolarità è che sono state guarnite da un nastro in velluto a livello dell'apertura delle tasche davanti, che sono oblique, e poi hanno anche un bottone gioiello. Vabbè, queste sono tutte carinerie che possono essere aggiunte a tutti i cartamodelli, ovviamente, non solo a questo. Questo è un esempio di abbellimento, diciamo, di un capo. Cappotto per esperte è il numero 11, taglia dalla 38 alla 44, dalla linea classica e aderente, realizzato in panno leggermente elasticizzato, quindi sempre utilizzare tessuti elasticizzati. Interamente foderato, chiuso nel davanti al punto vita, cioè non ha bottoni, ha solo un bottone, quindi rimane un po' svasato e aperto la parte quindi dell'orlo. Ha uno scollo a V molto pronunciato che sta bene con i colli alti, col collo alto, tasche orizzontali a occhiello, maniche lunghe a giro in 2 pezzi e le maniche sono guarnite da questo fondo con bordo in velluto. Anche questo vale come prima. Puoi utilizzare questa diciamo, particolarità per personalizzare qualsiasi tipo di cappotto, comunque di giacca. Questa io non lo so, sono un po' in dubbio perché è molto bella, sicuramente starà bene anche un fisico a rettangolo, anche questa. Il sconsiglio per chi ha un fisico a mela, forse neanche a triangolo rovesciato, no, non la consiglio molto come modello, però è molto, molto bello come cappotto.
Qui abbiamo varie cose carine che sono il bolero. Il bolero è molto molto bello ed è anche di facile realizzazione. Il bolerino è il numero 12, taglia 38-44, corto sotto il seno, foderato e realizzato in un panno leggermente elasticizzato, senza collo e senza chiusura. Allora, questo bolerino a me piace moltissimo. Perché? Perché potrebbe essere un passepartout. Per esempio, dobbiamo andare a una festa dove c'è caldo perché magari è riscaldato all'interno e abbiamo un vestitino e possiamo avere freddo, ecco. Nel caso possiamo abbinare al vestitino il ballerino, quindi è un passepartout, magari di un colore che ci sta bene con la maggior parte dei colori dei tuoi vestiti, dei tuoi abiti che sono nel tuo armadio, lo potrai sfruttare tantissimo. In questo caso è abbinata a questa passamaneria gioiello, ovviamente la possiamo mettere o non mettere a seconda dei gusti, ed è abbinata a questa bella minigonna che è svasata, è la numero 14, anche questa è facile da realizzare e va dalla 38 alla 44. Questa è una gonna chiaramente che è adatta a chi ha un fisico, per esempio a mela, perché i fisici a mela sappiamo che hanno delle gambe molto belle, come triangolo rovesciato o a rettangolo. La sconsiglio a chi ha un fisico a clessidra, un fisico a pera, perché solitamente le gambe sono un po' più, insomma, vabbè, consigliato anche alle giovanissime, ovviamente. Sto parlando per chi ha degli anni in più, perché io non dico che a una certa età non dobbiamo metterci le minigonne, assolutamente no. Noi dobbiamo vestirci come ci sentiamo. E questa, diciamo, è sfoderata, realizzato in questo maglia leggermente elasticizzato, pence nel dietro e bordi di rifiniture interni alla vita. Leggera svasatura. Se sei brava con il cucito, puoi anche modificare il cartamodello e allungarla e farla fino, per esempio, alle ginocchia, sempre svasata, ma diciamo che ce ne sono tanti di cartamodelli fatti così, per cui non è neanche il caso di modificarla. Mentre la maglia, che è qui, è una delle mie maglie preferite. Io praticamente tutto l'inverno la passo con maglie così, sia per stare a casa che per uscire, ovviamente diverse. Ho quelle per far stare a casa e quelle per uscire. A me piace tantissimo il collo alto nero, la mia passione, perché posso cambiare la collana e cambiando la collana cambia tutto, posso mettere un foulard, è veramente comodissima questa maglia ed è la numero 13, va dalla taglia 38 alla 44, quindi dolce vita dalla linea aderente, realizzato in jersey elasticizzato, in viscosa in questo caso, quindi devi utilizzare sempre tessuti elasticizzati, le maniche sono lunghe ma le puoi fare più corte. E qui ha la particolarità che nelle spalle, le spalle sono state decorate, guarnite da una fettuccia scamosciata con cilindretti metallici e strass. Senza apertura si indossa dalla nuca, ovviamente, perché è elasticizzata. Tutta per esperte, la numero 15, taglia dalla 42 alla 48, interamente realizzata in ecopelle elasticizzata, imitazione nappa, nera con impuntura a vista a contrasto, ha un corpino tagliato in vita davanti e dietro e si unisce al pantalone per mezzo di una cintura. Allora, a me non piace. Vista così mi sembra, non so, una meccanica. Cioè, un meccanico, vestito da meccanico, ecco. Quindi già io non amo le tute, poi tra l'altro anche per esperte, quindi boh, io questo non lo farei mai. A dire la verità, sono sempre sincera nelle mie valutazioni, ma è un mio punto di vista, anche perché volendo, se ti piacciono i pantaloni, puoi tagliarla, praticamente puoi rilevare solamente la parte del pantalone e fare il pantalone. Oppure se ti piace la giacca, ecco, che è un simil camicia, puoi fare allungare, tagliare qui, allungare e fare una camicia. Quindi tutto insieme non mi piace, ma realizzato, per esempio, o la maglia o il pantalone, allora sì, perché comunque il cartamodello si può anche dividere e utilizzare le due parti. Qui abbiamo invece un abito che è il numero 16, va dalla taglia 40 alla 46, realizzato in tela fluida a 3 tonalità, a contrasto. Ovviamente questo lo possiamo fare o non fare al nostro piacimento. Ha questa parte centrale, plastron centrale, con pieghe oblique cucita a cannoncino con la lacciatura nascosta all'inglese, chiusa da asola e bottoni. Il collo è classico, con solino a contrasto, con pieghe al colmo e al fondo e polso in forma rimesso al fondo. Ecco qua il polsino. E poi abbiamo un elastico che è inserito nel taglio della vita. Questo è molto carino. Io lo farei tutto dello stesso colore e lo vedo bene anche indossato con i leggings. In questo caso la modella è super giovane, super bella, super alta e quindi sta bene anche vestita così. Però noi, comune mortali, la possiamo indossare anche con i leggings.
ed è per esperte. Poi abbiamo la moda party, la moda elegante. Sappiamo che, allora, ricordo che questo numero è novembre-dicembre, quindi il prossimo sarà gennaio, quindi possiamo già iniziare a cucirci i nostri abiti per le feste. Questo può essere un abito per Capodanno, un abito per Capodanno molto molto sexy, perché come possiamo vedere lascia tutta la spalle scoperta, tutta la schiena scoperta. Il numero 17, taglia 42-48, sfasata sul fondo, quindi permette anche di indossare delle scarpe molto alte. È stata realizzata in tulle elasticizzato con paillette. Ovviamente noi lo possiamo realizzare con qualsiasi altro tipo di materiale che però deve essere elasticizzato, altro tipo di tessuto. Scalfo all'americana e profonda scollatura nel dietro, guarniti da un profilo a vista realizzato in giorgette. Lo scollo è arrotondato nel davanti ed è rifinito a un nastro in tulle in tinta che si annoda alla vita. Quindi non ha bisogno di cerniere lampo, lo possiamo anche vedere qui, bellissimo. È un abito che sembra da red carpet. Immaginiamolo anche nero, ad esempio, un vestito nero, magari di un velluto elasticizzato per Capodanno, fantastico, favoloso. E qui abbiamo un bellissimo abito a tubino che andiamo a vedere nel dettaglio. Guardiamolo bene. Allora, questo abito a tubino è il numero 18, va dalla taglia 40 alla 46, aderente, realizzato in tulle elasticizzato, quindi bisogna solamente utilizzare tessuti elasticizzati. Lo scollo è arrotondato, molto bello, apertura a lampo nella parte centrale del dietro, ok? E qui è stato utilizzato il tessuto, come possiamo vedere, lo smerlo del tessuto. Ci sono tanti tessuti che hanno lo smerlo finale anche di pizzo, con il pizzo, e anche questo realizzato in questo modo è adattissimo alle feste. Ma guardiamo il figurino. Eccolo qui il figurino. E io ti consiglio sempre, guarda sempre i figurini, perché dai figurini si capisce molto. Questo è un abito che va fatto solo unicamente con tessuto elasticizzato. Perché? Perché l'abito a tubino classico ha le pens nella parte centrale, qua non ce li ha. Quindi deve essere deve essere stretto per stare così bene. Quindi questo è un modello di tubino che possiamo fare quando abbiamo a disposizione un tessuto, non è detto che sia in paillette come questo, un tessuto elasticizzato, per esempio un cadì elasticizzato leggero, una maglina elasticizzata, tutti tessuti che possono essere utilizzati per fare lo stesso abito, quindi lo possiamo fare in un tessuto a tinta unita, per esempio nero, in cadì nero diventa un abito che è adatto in tutte le occasioni. Se è troppo corto lo puoi fare più lungo, allungando il cartamodello. Secondo me questo è un abito fantastico. Lo possiamo fare insieme perché è una alternativa al tubino classico che può essere realizzato in un tessuto fermo. Qui invece abbiamo un abito che è pazzesco. Pazzesco, questo è il classico abito da red carpet, da veramente da fare se devi andare ad una festa di Capodanno fantastica, una festa natalizia, è bellissimo. Il long dress ha solamente un difetto, è per esperte. E vediamo perché. Va dalla taglia 38 alla 44, il numero 19 è asimmetrico e dalla linea super aderente, infatti bisogna cucirlo con un tessuto elasticizzato. Ha una profonda scollatura a V, la scollatura si può anche modificare del cartamodello, fare più corta, non così lunga perché fa sotto il seno, quindi se hai molto seno, diciamo, potrebbe diventare anche un po' volgare. In questo caso la modella ha poco seno, per cui le sta molto bene. Spacco nella parte davanti, le pens al seno, qua la pens va a morire dal fianco perché è tagliata alla vita. Qua invece la pens continua. Continuando la pens noi possiamo realizzare infatti lo spacco, che è favoloso. Anche in questo caso lo spacco lo possiamo anche non fare, quindi semplicemente io direi di allungare questa pens oppure allungare anche l'altra a quel punto, in modo tale che venga proprio bello morbido della parte diciamo dell'orlo. Lo possiamo fare anche più lungo, possiamo anche allungarlo, oppure possiamo direttamente eliminare la pens, quindi questa pens qui che continua, parte da qui e arriva qui, possiamo eliminarla, cioè facciamo solo questa e questa qui, facendola morire nella parte della vita.
quindi della cucitura della vita. Perché si può fare? Questo si può fare perché è un tessuto elasticizzato. Se non fosse un tessuto elasticizzato, questo non sarebbe possibile, perché farebbe tutte le borse, tutte delle pieghe, sarebbe malissimo. Sta bene perché è elasticizzato. Altra caratteristica, quindi cosa possiamo fare? Possiamo accollare la scollatura, eliminare lo spacco perché non ci piace e quindi facciamo tutta una gonna lunga, bella morbida fino a terra. Qui vediamo la parte del dietro, fantastica, che ha le spalle scoperte con questa parte che è incrociata, schiena libera nella parte centrale trattenuta, nella parte alta da un corpino sormontato allo scollo. Questa forse è la parte più difficile, ma non lo vedo così difficile, vabbè, comunque per esperte. Poi ha la cerniera lampo nella parte del dietro, è interamente foderato perché chiaramente qua stiamo utilizzando un tessuto di paillette trasparente, quindi è chiaro che bisogna foderarlo, ma se tu decidi di effettuare questo bellissimo modello in un tessuto diverso che non sia trasparente, secondo me non devi per forza foderarlo, basta che tu faccia le paramonture nei punti giusti. Puoi anche aggiungere delle maniche, per esempio se sei brava magari puoi o prenderlo da un altro modello, delle maniche, delle manichette puoi aggiungere, però un modello del genere si può indossare eventualmente se hai problemi alle braccia, si può indossare con una casacchina trasparente, magari in pizzo, che arriva magari fino a qui, magari corta, oppure allacciata con un fiocchetto, non lo so. Ecco, mi vengono tutte queste idee. Si può fare quindi in pizzo, in voile, in chiffon, georgette, tutti elasticizzati, in velluto si può fare. Immaginiamo un bel velluto elasticizzato nero, rosso, bordeaux per il Capodanno, per il giorno di Natale. Si può fare anche di raso, però devono essere tutti elasticizzati, anche la maglina. Qui abbiamo la moda bimbi e abbiamo il cappottino che è il numero 20, va da 3 ai 6 anni, molto molto bellino come si usa quest'anno con la pellicetta. Bellissimo è l'abito numero 21, mi piacerebbe molto farlo. Io vabbè non ho figli, però questo va dai 3 ai 6 anni, molto molto carino, però mi piacerebbe farlo perché non so, gli abiti per bambini mi hanno sempre affascinata, mi sono sempre piaciuti ed è stato realizzato in tartan in mistolana. Qui abbiamo un altro modello numero 23, va dai 3 ai 6 anni, anche questo molto molto bello, è per esperte e ha delle applicazioni fatte a mano. Qua invece abbiamo un cappottino che ovviamente è il cappottino più sciarpa, quindi possiamo anche fare solo la sciarpa e non il cappottino perché il cappottino è un po' difficile da realizzare ovviamente. Anche questo va dai 3 ai 6 anni, però la sciarpa è veramente molto carina. Qui invece abbiamo una maglia, la numero 24, che va dai 7 ai 10 anni, che invece questa è facile da realizzare ed è molto carina perché ha il cappuccio. Questa la possiamo fare anche tutta tinta unita oppure tutto con qua è stato utilizzato, mi piace molto l'idea, è stato utilizzato un tessuto nella parte davanti e del dietro che è stato ripreso all'interno del cappuccio e poi è stata utilizzata una maglina elasticicizzata che sta bene perché è blu in tinta con il tessuto della maglia e sono state fatte anche sia le maniche che il cappuccio. Mentre qui abbiamo un pantalone semplicissimo, numero 25, realizzato in denim, leggermente elasticizzato ed è in un unico pezzo davanti e dietro con culis alla vita elastico inserito. Quindi questo è facile per andare a giocare, per andare a una festicciola. Si può realizzare anche in altri tessuti, per esempio lo puoi realizzare in un tessuto di velluto a righe, un tessuto insomma che deve essere comunque o velluto normale, ecco, senza le righe. I velluti a righe sono molto bellini i bambini vestiti con il tessuto di velluto a riga, almeno a mio parere. Qua abbiamo la moda taglie più e abbiamo la cappa che è la numero 26, taglia dalla 46 alla 52 ed è di facile realizzazione. Ma qua c'è scritto facile, ma secondo me non è tanto facile. Io direi che è cucitura media, direi, ed è interamente sfoderata e realizzata in piedi pull di misto lana, con una bottonatura centrale davanti e doppio petto a 6 bottoni. Anche questo lo possiamo realizzare in un tessuto diverso, magari non ti piace i piedi pull, puoi farlo in un tessuto a tinta unita, puoi cambiare i bottoni e farli per esempio dorati, si può fare per esempio in un tessuto tipo cappotto, tessuto da cappotto, per esempio blue navy con i
di bottoni dorati per rendere un pochettino stile marinaro, oppure lo puoi fare di un verde scuro, con sempre i bottoni dorati, che ricorda comunque sempre uno stile militare. Una martingala realizzata nello stesso tessuto del capo, è bloccata da 2 bottoni, è posizionata nella parte del dietro alla vita. Ah sì, la martingala questa. È molto chic. Io non li uso le cappe, però mi piace molto vederle indossate. La vediamo anche qua indossata. Ecco, te la faccio vedere nel dettaglio, è veramente molto chic. Ricorda molto British come tipo di giacca. A me piace moltissimo. Poi rimane un po' a collo alto con questo bottone tenuto da 2 bottoni. Vedi qua? Mi piace moltissimo. Per esperte invece la camicia numero 27 dalla taglia 46 alla 52, linea regular, quindi regolare, una camicia classica, diciamo di quelle che non passeranno mai di moda. È stata realizzata in viscosa, quindi un tessuto molto leggero e anche un po' trasparente. Ovviamente lo puoi realizzare anche in un tessuto che non sia viscosa, ovviamente, perché non è detto. E questo state ricamate 2 croci. A me queste cose non mi piacciono, devo dire la verità, sono sincera. In queste applicazioni, insomma, così al posto del seno, cioè la croce mi piace in se stessa su una maglia, per esempio, però così no. Però ovviamente noi la possiamo cucire senza le croci, senza questo particolare, e farla semplice. Qui abbiamo il pantalone, la taglia va dal numero 28, va dalla taglia 46-52, interamente realizzato in ecopelle, elasticizzata, imitazione nappa. E questo è di facile realizzazione, non è molto difficile perché la cintura è rimessa in vita con elastica inserita e motivo di volant nella parte alta chiusa, quindi qui forma un volant ed è carina, infatti sono carini questi pantaloni da indossare proprio con la maglia all'interno, quindi rimangono un po' a vita alta. Sono linea dritta, patta sottostante a uomo e le tasche davanti sono oblique con fianchino. Chiaramente le tasche possiamo anche non farle, quindi diventa di più facile realizzazione. Ovviamente ricordiamoci che le copelli devono essere realizzati con un ago speciale, l'ago per pelle, che si trova in commercio, e bisogna utilizzare anche un piedino. Ci sono dei piedini per cucire la pelle o le copelle. Ti ho fatto vari video, sono il piedino a rullo se ne trovano di 2 tipi, trasparente, metallo, anzi 3, e l'altro in plastica. Qui dà un consiglio, che avevo fatto un video su questo, su come fare le applicazioni con le copelle utilizzando il talco. Io l'ho utilizzato per anni il talco, non lo uso più perché ho comprato i piedini, quindi io non consiglio tanto di usare il talco perché potrebbe rovinare le parti della macchina, perché comunque il talco comunque entra all'interno della macchina, può sporcare la macchina e rovinarla. Quindi io ti consiglio di investire e comprare i piedini adatti. Per esperte invece è il piumino numero 29, taglia dalla 46 alle 52, interamente foderato e realizzato in un tessuto impermeabile con imbottitura inovata di alta qualità. Corto sotto la vita, il cappuccio è staccabile, in mezzo della lampo che è nel collo, è molto molto carino. Rimane con le spalle un po' scese, come vediamo, mi piace molto l'idea. Rimane un po' troppo bombato per i miei gusti. Diciamo, il modello della manica mi piace moltissimo, lo farei più lungo, e mi piace anche l'idea del cappuccio. Lo realizzerei un pochettino più lungo, cioè troppo corto per il mio fisico, però dipende dai fisici. Io ho un fisico a clessidra, per cui mi sta bene se rimane lungo. Qui abbiamo un abito fantastico per esperte, è il numero 30, taglia dalla 46 alla 52, realizzato in twill diagonale e elasticizzato. Questo è un abito fantastico. Il corpino è tagliato in vita, sia davanti che dietro. Lo scollo è arrotondato, le maniche lunghe a prosciutto come piacciono a me, quindi belle bombatine, molto molto belle. Gonna davanti e dietro con baschine in forma sovrapposta e pieghe, quindi hanno questa baschina. La cintura è realizzata nello stesso tessuto del capo, così che rimanga bella annodata alla vita, annodata sul davanti e cucita nel fianco sinistro e il lampo nel centro dietro. È veramente molto molto bello. Io di mio farei così,
la modifica, se tu hai un po' di pancetta, questa parte, diciamo, della baschina non ti starà bene, quindi io ti proporrei di modificare il cartamodello e puoi unire una gonna che hai già magari realizzato, una gonna tubino, però elasticizzata, che sia un modello per gonna elasticizzata, e attaccarla al corpino, in modo tale da fare un abito lungo, ok? Se poi sei modellista e riesci a fare cartamodelli, sei a cavallo perché hai il tuo modello fatto su misura e diciamo continui con il tuo modello, quindi in quel caso non ci sarebbero problemi. Ma se non sai costruire cartamodelli, puoi fare così: utilizzare un'altra gonna, sovrapporla, metterla al posto di questa, perché questa magari è troppo voluminosa, e fai un tubino fantastico con le maniche a prosciutto che ti starà benissimo. Anche la lunghezza la possiamo modificare e fare più lunga. Io per esempio la farei più lunga. Se avrò tempo, magari ti faccio vedere come fare per modificare i cartamodelli. Adesso, tempo permettendo, ho intenzione di fare più modelli, farteli vedere. Chiaramente non potrò andare molto nel dettaglio perché non riuscirei a farne uscire tanti di tutorial, però programma tanti tutorial nel mio canale YouTube. Però l'unica cosa che ti chiedo è di condividere il canale in modo tale, nei tuoi social, in modo tale da crescere sempre di più. Qua abbiamo i cappelli. Abbiamo questo molto particolare. Era da anni che volevo farti un cappello così. Benissimo, se vuoi lo facciamo insieme. Anche se ne ho di capelli fatti così, ne ho uno in velluto comprato. Comunque questi vanno dalla taglia 42 alla 48, numero 31, ed è la particolarità di avere questo grande bottone. Ovviamente lo possiamo mettere o non mettere, possiamo sostituire con una spilla. Ed è bellissimo anche il basco. Il basco è da anni che ho il tutorial pronto ed è il numero 32, le taglie vanno dalla 40 alla 46, è di facile realizzazione ed è veramente molto particolare. Lo vedi qua? Particolare come è fatto. Ha un basco un po' particolare, sì. Poi mi piace come sta indossato. Poi io adoro i cappelli, quindi... Qua abbiamo le borse. La borsa numero 33, guardate che carina, molto anni 70. Per esperte è la borsa tipo obo in suede con tracolla. Poi abbiamo la pochette, che è adattissima per le feste, con apertura centrale a zip. Quindi abbiamo anche delle borse che possiamo fare. Questa è molto bella, la possiamo indossare sia nel braccio oppure a mano oppure con la tracolla. L'unica cosa è che per esperte. Abbiamo terminato di sfogliare la mia boutique di novembre-dicembre 2023. Fammi sapere se ti è piaciuto. Ho ricevuto tanti commenti nell'altro video dove mi dicevi che non ti era piaciuto, che non lo comprerai e qui e lì. Io spero di averti fatto cambiare idea perché l'abbiamo sfogliato insieme, ti ho dato tante idee e tante suggerimenti di modifiche del cartamodello, utilizzo di tessuti diversi e via dicendo. Quindi lasciami un commento qua sotto, mi raccomando, perché voglio avere dei feedback per sapere se ti piacciono i video fatti così, che rimangono un pochettino più lunghi, però sono più dettagliati. Al mese uscirà il video con tutti i modelli in serie e sia il video commentato di La Mia Boutique. Fammi sapere se ti piace l'idea, comunque aiutami a crescere nel mio canale, quindi condividi il video, condividi il mio canale, puoi condividere tranquillamente anche solo il video nei tuoi social, fammi pubblicità e io ti mando un grande bacio sartoriale ma soprattutto terapeutico, perché il cucito è soprattutto terapia. Ciao e buon cucito!